I 5 criminali più intelligenti della storia. La storia è piena di personaggi che si sono distinti per la loro astuzia, ingegnosità e abilità nel commettere crimini, alcuni dei quali sono stati considerati i più intelligenti del loro tempo. In questo video ci concentreremo su 5 dei più astuti criminali della storia, noti per aver commesso crimini complessi e per essere riusciti a sfuggire alla giustizia per molto tempo, grazie alle loro abilità e alle loro strategie per aggirare le autorità. Numero 5. Le Pantere Rosa. La banda delle Pantere Rosa è la più grande rete ancora attiva di ladri professionisti di gioielli. In 20 anni di rapine in gioiellerie di 37 paesi diversi, si stima che abbiano rubato 500 milioni di dollari. Il nome Pantere Rosa deriva da una rapina simile a quella del film La Pantera Rosa colpisce ancora, in cui una pietra preziosa viene nascosta in un vasetto di crema per la pelle. Nel 2003, fecero qualcosa di simile alla gioielleria Graff Diamonds di Londra, rubando un anello nascosto in un vasetto di crema. Il nome sembra essere stato uno scherzo, perché nelle camere d'albergo di alcuni dei membri arrestati sono stati trovati dei peluche della Pantera Rosa. Questo tipo di rapina è ciò che li caratterizza, di solito pianificano più di quanto si possa pensare per una semplice rapina. Se si controllano le telecamere di sicurezza si vedono solo alcuni uomini che rompono le vetrine, ma prima di farlo hanno passato 2 o 3 mesi a sorvegliare la gioielleria, il che significa che trascorrono quel tempo negli alberghi vicini. Sono ladri professionisti, registrano con microtelecamere all'interno della gioielleria per studiarla a fondo e sapere cosa devono fare nel più breve tempo possibile. Tengono d'occhio i lavoratori, monitorando i loro turni, le loro abitudini e le loro abitudini mentali, chi è il più distratto, chi lascia più spazio di manovra, e così via. Tutto ciò che può essere controllato, viene controllato. Per esempio, in una gioielleria in Francia, prima di fare irruzione, hanno dipinto la panchina di fronte e messo un cartello in modo che nessuno si sedesse ad assistere alla rapina. Le rapine di solito durano circa 3 minuti, perché prendono solo gli oggetti più costosi. Un'altra curiosità è che, sebbene a volte debbano agire di giorno e portino armi per intimidire, non hanno mai sparato a nessuno. Un'altra rapina ingegnosa è quella compiuta in una fiera di gioielli in Svizzera. Prima dell'apertura della fiera, si sono travestiti da operai e hanno sostituito tutti i vetri blindati delle vetrine con vetri normali, con il pretesto che erano danneggiati. Poi, all'apertura della fiera, non hanno dovuto far altro che entrare, rompere il vetro e uscire. Ciò che prendono più seriamente sono i loro clienti, cioè non permettono alcuna assurdità. Dicono chiaramente ai loro acquirenti che, se fanno la spia anche a una sola persona, li uccideranno senza problemi. Finora l'avvertimento ha avuto effetto, perché, sebbene abbiano trovato alcuni acquirenti, nessuno di loro vuole parlare per paura di essere ucciso. Infine, la rapina più costosa e quella che ha richiesto meno tempo è stata compiuta in Giappone. In 30 secondi hanno rubato 3 milioni di euro al cambio. Sono semplicemente entrati, hanno indossato le maschere, hanno riempito la gioielleria di gas lacrimogeni, hanno preso i 2 pezzi più costosi e se ne sono andati in bicicletta. Hanno fatto di tutto, si sono travestiti da donna, hanno approfittato di distrazioni molto rapide, sono fuggiti in elicottero, in barca, hanno disattivato sofisticati sistemi di sicurezza e hanno usato tecnologie avanzate per commettere i loro crimini. L'elenco delle loro abilità e tecniche è lungo e diversificato e li rende un gruppo di criminali molto pericoloso e difficile da catturare. Numero 4. Un tunnel. Nel 2010, i ladri hanno scavato un tunnel nel cavo della banca Credit Lyonnais, proprio come sembra. Hanno approfittato del fatto che la banca era chiusa per piccoli lavori di ristrutturazione e che la sorveglianza era stata ridotta. Hanno iniziato il tunnel nel seminterrato di un negozio vicino fino a raggiungere la banca. La rapina non è stata tranquilla come volevano, perché una delle guardie ha sentito il rumore e li ha visti, ma prima che avesse il tempo di dare l'allarme, lo hanno stordito e legato. Una volta liberi all'interno della banca, sono entrati nel cavo e hanno aperto più di 100 cassette di sicurezza, prendendo tutto il denaro e gli oggetti di valore, poi hanno dato fuoco al locale per eliminare ogni possibile traccia. L'identità dei colpevoli è ancora oggi sconosciuta e, dato che si sa poco o nulla del caso, forse non si saprà mai. Numero 3. 300 milioni di yen. Una delle più grandi rapine che il Giappone abbia mai subito è stata compiuta da una sola persona, e in un modo molto particolare. Intorno al 1968, 4 lavoratori della banca Nihon Shintaku Jinko stavano trasportando 300 milioni di yen.
Normalmente, gli operai sarebbero stati solo 2, ma le recenti minacce anonime di bomba hanno fatto sì che fossero in 4 per sicurezza. A metà del viaggio, però, la scorta della polizia li informò di aver ricevuto una soffiata, una minaccia di piazzare una bomba nell'auto. Per non correre il rischio, ha accostato l'auto e li ha fatti scendere nel caso in cui, nella peggiore delle ipotesi, l'auto fosse esplosa. Quando il poliziotto ha guardato sotto l'auto, è uscito molto fumo. Gli operai si sono allontanati un po', senza riuscire a vedere cosa stesse succedendo, ma quando hanno potuto, hanno visto che il poliziotto stava portando via l'auto di corsa. Il Giappone ha avviato una delle indagini più imponenti a memoria d'uomo. Quasi 200.000 agenti di polizia si misero sulle tracce dell'auto, ma non la trovarono. Con l'inflazione monetaria, quel denaro equivarrebbe a circa 10 milioni di dollari, un'impresa non da poco, e il responsabile era una sola persona. Ormai, il suo caso è caduto in prescrizione, quindi se è ancora vivo e lo vuole, può diventare famoso in pochi giorni, scrivere libri, partecipare a programmi televisivi, fondare una società di sicurezza, quello che vuole. Numero 2. Il Museo Isabella Stewart Gardner. Il 18 marzo 1990, 2 poliziotti arrivarono all'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. A quanto pare avevano ricevuto una chiamata per attività sospette all'interno, così la guardia di sicurezza li fece entrare senza problemi. Una volta entrati, i poliziotti gli chiesero di chiamare le altre guardie per vedere dove fosse il problema. C'era solo un'altra guardia, così quando la chiamata e si trovavano entrambi insieme, sono stati fatti scendere, legati e portati nel seminterrato. I 2 poliziotti hanno poi preso 13 dipinti dal museo e un paio di oggetti. L'indagine è ancora aperta, perché non si conosce ancora il responsabile, ma la preoccupazione principale è per i dipinti. Il museo ha emesso diversi comunicati ai ladri, spiegando come conservare le opere in modo che non vengano danneggiate. Sembra uno scherzo, ma stiamo parlando di dipinti che hanno tra i 300 e i 400 anni, e non sarebbero le prime opere a circolare per anni sul mercato nero per poi essere recuperate. Come curiosità, sul sito web del museo è stato creato un piccolo tour per vedere quali dipinti sono stati rubati, ed è addirittura un'ulteriore attrazione per il museo, perché hanno lasciato tutte le cornici, in modo che il visitatore possa vedere esattamente cosa hanno preso. Nel caso in cui siate interessati, c'è una ricompensa di 5 milioni di dollari per chiunque sappia dove si trovano i dipinti, quindi se i ladri sono i vostri vicini di casa, avete già la vita in pugno. Numero 1. D.B. Cooper. Nel 1971, un passeggero, D.B. Cooper, il cui vero nome rimane sconosciuto, dirottò un aereo e richiese 200.000 dollari in cambio della liberazione degli ostaggi. Vestito con occhiali da sole, trence e valigetta, Cooper si avvicinò a un assistente di volo e le consegnò una nota con le sue richieste. L'assistente di volo pensò che stesse flirtando e mise la nota da parte senza leggerla, finché Cooper non le disse di leggerla. Nella nota, Cooper affermava di avere una bomba nella sua valigetta e chiedeva che si sedesse accanto a lui. Dopo vari spostamenti e aver chiamato l'FBI, riuscì a ottenere i 200.000 dollari e 4 paracadute. Una volta atterrati, Cooper liberò gli ostaggi, il pilota, il copilota, l'assistente di volo e un altro membro dell'equipaggio, e mantenne la sua parte dell'accordo. Controllò i soldi e i paracadute, e ordinò al pilota di decollare di nuovo. In quel momento, tutti sapevano cosa stesse per fare. Quando lo ritenne opportuno, aprì la porta posteriore dell'aereo e saltò. Da allora, non si è più saputo nulla di lui. Sebbene si creda che possa non essere sopravvissuto alla caduta, non ci sono certezze in merito. Anni dopo, una famiglia trovò parte dei soldi consegnati a Cooper, poterono identificarli dai numeri di serie. Tuttavia, il suo destino rimane un mistero. Anche se in generale il suo piano sembra abbastanza brillante, la caduta di Cooper potrebbe essere stata fatale. Inoltre, non si sa con certezza se i paracadute che ricevette fossero manipolati o meno, il che fa pensare che non avesse pianificato tutto con attenzione. In ogni caso, il caso di D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri irrisolti nella storia dell'aviazione. E siamo arrivati alla fine del video, famiglia. Se hai apprezzato il percorso, non dimenticare di cliccare mi piace, iscriverti e condividere il video. Alla prossima!